Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siamo pronti alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei? Lui, lei? Sì, siamo pronti. Ragazze mie, grazie, 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 grazie. Come ho detto nelle previsioni, nell'intro delle previsioni settimanali, ho un fuoco dentro di me, ho un fuoco che il termometro misura 37 fisso e qualche decimo in più, però mi sento sempre bene, quindi ve l'ho detto perché mi stanno arrivando tantissime consulenze, la richiesta di tantissime consulenze. Come ben sapete, la mia priorità è sempre il servizio al collettivo, a un range di persone sempre più vasto. Quindi l'energia che ho in questo momento la sto centellinando verso i video che facciamo e soprattutto sto elaborando il mio regalone per voi, che è quello di video dell'anno 2025 per ogni segno zodiacale, che sono circa un'ora e 20 a segno, circa un'ora e 10, un'ora e 20, perché analizziamo tutte le case astrologiche, tutte le 12 case astrologiche. E quindi è un lavoro importante, tant'è che sto da 2 settimane così in questo stato di, diciamo, di fuoco interiore, per non dire infiammazione interna, un po' in convalescenza, ecco. E quindi sapete che è una forza disumana, quindi quando mi vengono queste cose ho una forza normale, solitamente la forza disumana. Quindi quello che mi sono prefissa di fare sono tutti questi 12 segni zodiacali prima della fine dell'anno. E quindi le sto facendo a poco, anche perché l'analisi di ogni casa astrologica è bellissimo, è un viaggio bellissimo che facciamo insieme, per ogni segno zodiacale. In questo caso vi suggerisco di vedere fortemente il vostro segno zodiacale e l'ascendente, va bene? Ehm, Sull'oroscopo 2025. Quindi non ho il tempo non ho l'energia, non ho il tempo di fare le consulenze, se non quelle che mi ero prefissa già, a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco. E come vi ho detto nel video delle previsioni settimanali, nell'intro, il video di Magia Pratica 9, che vi ringrazio, che state apprezzando tantissimo, è nato con tra il letto e il divano. Cioè avevo questa, ero incazzata perché questa 37,4 non scendeva, sono 2 settimane che io ho usato la rabbia, il dio Ares. Come vi ho spiegato in quel video, la rabbia non è né mia né tua né sua né loro, è una forza primordiale, è la parte adirata del dio, l'unica parte che ci può dare un grande potere, quello sovraumano. Ed è nato Magia Pratica 9. Quindi benedetta sia la rabbia, la parte adirata del dio. Quindi ho delle energie che vanno canalizzate in delle cose, ok? Quindi piano piano, un po' di pazienza, ragazze mie e ragazzi, e piano piano risponderò. Ho delle mail da rispondere di 2 mesi fa ancora. È bellissimo, io vi ringrazio, è stupenda questa cosa, vorrei essere un ologramma, ci sto lavorando infatti, come ho detto l'altra volta, non sono Buddha ma aspiro ad esserlo, perché che stiamo a fare se no qua? Quindi io mi auguro sempre che con gli studi e con le narrazioni che facciamo nel canale, le nostre splendide narrazioni, voi possiate cambiare l'approccio alla vostra vita e creare il capolavoro di vita che vi spetta per diritto di nascita, no? Creare il vostro destino, consapevolmente. Voi dovete immaginarvi, perché l'idea, come vi ho detto anche nel video Magia Pratica 9, l'idea dell'uomo, l'idea, scusami, di Dio, idea che viene da eidola, che significa idee, dei, l'idea di Dio è un'idea dell'uomo. Quindi voi dovete immaginarvi, dovete avere quest'idea, perché l'idea crea, che poi in termini un po' più maccheronici diremmo il pensiero crea, vabbè, è sempre la stessa cosa, idea, pensiero. Dovete immaginarvi ogni volta che aprite un video che facciamo, che io sto parlando proprio con te,
io sto parlando con te. Tutte le nostre veterane lo fanno già e riescono ad adempiere bene a questa cosa, no? Tu devi immaginare che io sto parlando con te, perché è quello che faccio, io parlo con te. Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9, non esisti tu distinto e separata da me. Io esisto perché tu mi guardi, io faccio parte del tuo immaginario animico. È la tua anima che mi sta creando mentre leggo le carte. Quindi anche per chi dice non è per me questa stesa, mi viene da sorridere perché? Perché è tutto tuo quello che guardi, d'accordo? È tutto tuo, la realtà non esiste se tu non la guardi. Se ti capita qualcosa, il mio video, se ti capita quella cosa, ma non è per me questa stesa, no, no, aspetta. Tutto ciò che guardi in virtù di questa legge fondamentale è tuo. Ma per arrivare a questa consapevolezza bisogna allenare la mente trascendente. Come si fa? Vivere, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9, ogni vostro singolo istante della vostra quotidianità come un'esperienza spirituale. E che cos'è l'esperienza spirituale? Che tu e il divino che si manifesta sotto forma di quello che vedi durante il giorno, che ti accade, non siete separati. Tutto quello che vedi fa parte delle immagini della tua anima, le ha create la tua anima per te. Voi dovete fare appello sempre alle vostre emozioni. Le emozioni sono la chiave della vostra libertà. Quindi grazie, 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 grazie a oltranza. Che cosa vi volevo dire altro? Che comunque sto benissimo, sono un po' più rincoglionita del solito. Ma ormai a me mi piace essere così. Io amo il mio status, ecco, e le mie linee evolutive del dolore, che sono le mie linee di illuminazione. Non sto soffrendo in questo momento, proprio in questi pochissimi giorni non c'ho un dolore fisico in particolare, strano, però no, non ce l'ho. E sono un po' rincoglionita più del solito. Però questo, siccome vi dico sempre che lo sciamano è sempre in trance, no? Io aspiro sempre ad essere in quella perfezione transpersonale, che significa essere nel mondo ma non essere del mondo, no? E questa è una cosa che mi hanno sempre additato sin da piccola, ve l'ho raccontato tante volte, pensavo di essere sbagliata, quando ho capito che ero perfetta, là ho fatto il mazzo alla mia mente razionale. Quindi sì, lo sciamano è colui, sciamano significa perennemente eccitato. Mm? Lo sciamano chi è? Lo sciamano che è colui che è in contatto con la natura. La natura non deve essere intesa come oggetto, ve lo dico sempre. La natura deve essere intesa come l'espressione della bellezza, del darsi e dell'amore. E siccome tu sei natura, lo sciamano è in stretto contatto con lo spirito della natura, di ogni cosa, con lo spirito dell'albero, con lo spirito della pietra, con lo spirito dell'animale, con lo spirito della persona con la quale interagisce, cioè con la sua anima, e quindi vive in una condizione di perenne eccitazione, perché vive con il divino, un amore assoluto col divino, che il divino si manifesta in tutto ciò che vede. E quindi è sempre un po' rincoglionito, perché secondo la mente razionale giudica in questo modo chi è fuori dai ranghi, chi è fuori dall'impostazione. E vabbè, quindi questo ragazze mie e ragazzi. Allora, dai, partiamo. Tu stai riprendendo? Sì. Quindi piano piano vi leggerò, ragazze mie e ragazzi, un po' di pazienza, perché la mia energia in questo momento di esplorazione interiore è più limitata, cioè è un'energia normale. Di solito ho un'energia sovraumana, lo sapete, notte e giorno, notte e giorno. Diciamo, questi sono i momenti in cui mi servono per ricalibrarmi, per poi andare ancora più oltre e superare me stessa. Ok?
Allora, settimana che va dal 9 al 15 dicembre, vediamo come si comportano i nostri beneamini, beneamati, lui, lei, che sono energie maschili e femminili. Il nostro lui, lei, il nostro format si legge a più livelli. Si legge a più livelli. Per sentire il nostro format a più livelli dobbiamo sviluppare la mente trascendente, che è la mente, il pensiero del cuore, quello di cui vi spiego nella Magia Pratica 9. Vivere l'esperienza quotidianamente come un'esperienza spirituale, e quindi alleni la mente trascendente. Lo puoi vedere su più livelli. Io posso leggere di qua una persona che ti interessa sulla parte maschile, oppure che può essere anche una donna con energia mascolina, ma la parte maschile sono anche le tue azioni. La parte femminile puoi essere tu, se ti identifichi di più in energia femminile, ma è la tua parte femminile interna, anche se sei uomo. Quindi più i livelli, siccome la realtà è una realtà multidimensionale, i livelli stessi del nostro lui-lei, più hai la tua visione allargata dentro, più li cogli questi livelli, ok? Se io dovessi leggere tutti i livelli del lui-lei faremo 6 ore di video, che per carità non ci sarebbe niente di male. Lo sapete che mi do. E poi magari lo faremo. Però è un'esercitazione per voi, un allenamento, un gioco figo per voi, vedere più livelli, ok? Allora, dai, iniziamo ragazze mie e ragazzi. Ci mettiamo prima di tutto gli archetipi questa volta, oggi. Gli archetipi, ok. Allora, su di lui e su di lei, vediamo come sta l'energia maschile e l'energia femminile in questa settimana. Ci mettiamo prima di tutto gli archetipi, dal 9 al 15 dicembre. Dal 9 al 15 dicembre. Allora, mettiamoci. Li ho stesi già! Siete già stesi! Manco abbiamo iniziato! Vedete che la potenza della rabbia. Li ho già stesi, ragazzi. Niente, vogliono dormire. Non ce la fanno più. Allora, energia maschile di lui. Femminile. Mettiamo così e poi ci voglio mettere lo sciamano sopra. Energia del divino maschile e divino femminile in questa settimana di lui lei. Allora, energia maschile, energia femminile. Allora. Ecco, scusate, vedi ancora un po' così. Ma oh, meraviglia! Allora, spostiamo un attimo questi. Allora, vediamo come sta l'energia maschile in questa settimana. Vediamo a livello profondo, animico, internamente. Un camaleonte. Dove vai tu, camaleontico? Stai tutto bello pimpante? Come un fringuello sta. Camaleontico sta questo sta settimana. Abilità per navigare in diversi livelli di coscienza, capacità di vedere il potenziale in tutto. Sta seguendo da Romantic pure lui comunque, altrimenti voglio dire, e dagli. Qua mi dice che ci sono dei maschili in questa settimana che vedranno la bellezza in ogni cosa, il potenziale in tutto. Li vedo molto attivi, energie maschili molto attive, molto forti, molto determinate a fare cose. Abilità per navigare per differenti livelli di coscienza, no? Questo è bellissimo, va dalla prima dimensione alla quinta dimensione, alla decima dimensione. A parte gli scherzi, anche questo è possibile, mi spiego. Cioè, vedere cosa comporta il vedere il potenziale in tutto. Vedere il potenziale in tutto significa avere accesso internamente a una mente trascendente. Cioè, perché riesci a vedere il potenziale in tutto? Perché hai allargato la visuale, ok?
Quindi li vedo molto, scusami, li vedo molto, non frenetici, però li vedo svegli, con un grande potenziale in questa settimana da agire, da agire. Facciamo quello, facciamo quell'altro, vedo questo, vedo un potenziale lì, vedo un potenziale qui. Questa è anche la tua energia, eh? La tua energia in qualità di azione, azione. Le tue azioni sono mosse dalla capacità di vedere del potenziale in tutte le cose. Vediamo lo sciamano. Ah, il coyote. Il coyote! Questo è uscito pure nelle stesse settimanali comunque. Allora. Allora, il coyote è l'imbroglione sacro per gli sciamani, no? Vi dico sempre il coglione e il coglione, il coyote, scusate. No, perché poi si confondono le sillabe, diciamo. Il coyote è l'imbroglione sacro per gli sciamani, è colui che ti mette davanti delle sfide, delle prove per testare la tua forza, la tua fede e vuole farti superare delle prove. Diciamo che avrà delle prove da superare il maschile in questa settimana, eh? Avrà delle prove da superare, magari delle cose che gli arrivano e dice: ma no, ma perché mi sta succedendo questo a me? Ma perché mi sta succedendo questo? E lo vedo proattivo a comprendere la verità oltre l'apparenza. Quindi ci sono delle provette un po' karmiche per l'energia maschile in questa settimana, che può vedere l'opposto di quello che sono. Va bene? Tipo, che ne so, un tamponamento, faccio un tamponamento. No, ma perché? Ma perché tutta me? Magari esce dalla macchina per vedere chi l'ha tamponato e c'è la donna della sua vita. Cioè, mi spiego. Vi ho raccontato una volta, vi faccio questo esempio bellissimo di una mia amica d'infanzia, tanti anni fa, che adesso ci siamo un po' perse di vista. La mamma andava a cavallo, ok? La mamma andava a cavallo prima che lei nascesse, era molto giovane. Andava a cavallo, cadde da cavallo e si ruppe il ginocchio. Quindi immaginate, si rompe il ginocchio, c'è tragedia, dramma, giustamente, ok. Va in ospedale e l'ortopedico che le cura il ginocchio, che le vede il ginocchio, diventa suo marito. E c'è questo amore che dura da più di 45 anni. Cioè, tutto accade per un ottimo fine, lo diceva Giordano Bruno prima di essere messo a rogo, ecco. Fede negli eventi, fede negli eventi, fede negli eventi, fede negli eventi, farò un loop, fede negli eventi, fede negli eventi. Quindi si può trovare davanti a queste situazioni di questa natura qui e queste situazioni lo possono sollecitare a livello animico, magari si può essere agitato per delle cose che succedono che però, guardate qua, già ce lo diceva, vede il potenziale in tutto. Quindi possono succedere le cose che lo mettono alla prova in questa settimana, ma lui vedrà il potenziale in quelle cose. Ok. Vediamo da questa parte, energia femminile. Monaca. Ah, lei avrà devozione disinteressata e si dedica esclusivamente allo spirito. Una sorta di papessa è uscita qui. Allora, l'energia femminile la vedo completamente connessa con lo spirito e come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 9, per allenare la mente trascendente, cioè il pensiero del cuore, viene chiamato anche Manas superiore dai teosofi, devi vivere quotidianamente la tua vita come fosse un'esperienza spirituale. Non c'è niente di distinto e separato da te o dalla divinità. Quindi vivrete delle esperienze perfettamente integrate con lo spirito. Vedrete tutto come una proiezione dello spirito. Ok. Con quale attitudine sciamanica? Il concilio, bellissimo. Chiudere gli occhi che guardano fuori per aprire gli occhi che guardano dentro. Come dicevano i buddisti, noi abbiamo 4 occhi, 2 che guardano fuori e 2 che guardano dentro. Per guardare la realtà interna, che è la realtà che proietta tutto l'esterno, devi chiudere gli occhi che guardano fuori. E quindi qua io vedo una lei completamente questa settimana connessa con il suo spirito, un'energia introspettiva, vede il mondo esterno, qua ci sono persone con gli occhi chiusi, sono tutte con gli occhi chiusi, quindi questa è la settimana in cui l'energia femminile sarà profondamente connessa al suo spirito e ne farà esperienza. Quindi a questo punto, come leggiamo in lui lei su un altro livello che riguarda te,
tu che stai guardando, no? Allora, la tua parte intuitiva percepisce tutto come una proiezione dello spirito. Cosa faranno le tue azioni? Le tue azioni saranno volte a andare oltre al velo dell'illusione di quello che accade. Farai azioni dove vedrai il potenziale in tutto, cioè vedrai che c'è un secondo fine positivo in tutto ciò che accade, anche se possono essere un po' delle situazioni negative. Negative, cioè che non sono situazioni negative il coyote. Sono un po' i bastoni tra le ruote che superi. Mi spiego con questa carta qui. Ok. Che possono essere situazioni anche delle scemenze, cioè magari, che ne so, ti parcheggiano e tu non puoi uscire per mezz'ora. Mi spiego? Ti parcheggiano davanti, sei andato a fare la spesa, mi è successo già altre volte, soprattutto l'estate nel mio paese. Cioè, tu parcheggi, ti parcheggiano 4 macchine e tu non puoi uscire, stare per mezz'ora che suoni. Cioè, questo può essere un coyote, ecco. Ok, questa è la parte interna. Vediamo adesso con i tarocchi cosa accade. Vediamo un po'. Allora, vediamo per il maschile, per lui. Scusatemi, io ho la tosse, devo tossire. Ok, ma non è la tossona di prima, eh. Allora, vediamo energia attuale del maschile. Energia attuale del maschile nei confronti del femminile o nei confronti dell'altro fuori da sé. Qual è l'energia attuale del maschile? L'energia attuale del maschile, l'energia attuale del maschile. L'energia attuale del maschile. Allora, energia attuale del maschile. Asso di bastoni c'ha questo. Qua l'energia attuale del maschile, te l'ho detto, è molto camaleontico, c'è un'energia di allegria o comunque di voglia di fare, di potenza, di opportunità. Ci sono maschili che vogliono un'opportunità con dei femminili e quindi è un'energia forte, è un'energia di voglia di fare, è un'energia prendo il bastone tra le mani, vabbè. Quindi è un'energia forte, ok? Molto creativa, molto passionale e molto allegra. L'asso dei bastoni sono cose allegre, allegria, energia kundalinica, gioia. Ci sono dei maschili che vogliono un'opportunità in tal senso. Ok. Quali sono i pensieri del maschile? I pensieri di lui nei confronti di lei o i pensieri di lui cosa ha nella mente? Il re di coppe sta pensando di aprire il cuore a qualcuno. Che belle carte queste, ragazze, del maschile. Bello, bello. Sta pensando di aprire il cuore a qualcuno. Il re di coppe c'ha nella mente. Sta pensando di aprirsi emozionalmente a qualcuno o anche sta pensando di lasciarsi guidare dalle sue intuizioni in tutti gli ambiti della tua vita, della sua vita. Vuole delle opportunità e sta pensando di seguire le sue intuizioni. Bellissimo, ok. Vediamo cosa ha nel cuore, lui. Cosa hanno nel cuore i maschili in questa settimana? Il 4 di denari. Ci sono alcuni maschili che non possono lasciare andare una persona, vogliono aprire il suo cuore, vogliono aprirle, vogliono parlarle emozionalmente. L'eremita. Allora, qua ci sono due cose che vi devo dire. Ci sono dei maschili che trattengono, hanno nel cuore una persona come se fosse proprio un denaro, un tesoro, stanno pensando di aprirsi emozionalmente a questa persona, di avere un'opportunità. Per altri maschili invece, al di là se c'è una persona o meno, vedo dei maschili che possono affrontare delle situazioni particolari col coyote in questa settimana e anziché agire in queste situazioni con una mente razionale, quindi limitata al senso dell'io che non vede la perfezione e la divinità in tutto, seguiranno le loro intuizioni cautamente. Cautamente seguiranno le loro intuizioni, perché qua ci sono dei maschili che stanno pensando di aprirsi emozionalmente, stanno pensando, però magari ancora non lo fanno.
anche nei confronti di qualcuno o dell'altra persona. Sì, abbiamo anche l'eremita. Comunque, per la maggior parte dei casi qua ci sono anche dei maschili che stanno pensando moltissimo a una persona con l'eremita e il 4 di denari nel cuore, stanno pensando di aprire il loro cuore, di avere una nuova opportunità, di provarci per mezzo delle emozioni piuttosto che della mente razionale. Vediamo un po' qual è il blocco del maschile in questa settimana nei confronti della vita dell'altro fuori da sé o nei confronti della connessione con te. Vediamo qual è il blocco o karma del maschile in questa settimana. Il Papa. Alcuni maschili non possono prendere impegni con qualcuno perché sono già impegnati, però amano un'altra persona. Il Papa al blocco mi dice anche ci possono essere delle responsabilità di altra natura che possono inficiare in questa situazione relazionale tra te e qualcuno, hanno magari delle responsabilità familiari o non possono impegnarsi o delle responsabilità di lavoro. Il Papa mi parla di responsabilità che stanno un po' al blocco. Ok, però siccome noi leggiamo anche la versione trascendente, cioè la versione reale, che poi nelle sottocategorie è quello che descriviamo nei fatti, il Papa a blocco mi parla di un apprendimento spirituale che sta al blocco. Questo apprendimento spirituale che sta al blocco è dato da questo coyote qui, cioè c'è una sfida in questa settimana. Che faccio? Seguo la mia intuizione, vedo che niente distinto è separato da me, che questa sfida mi sta arrivando dalla mia anima? Oppure no? Ci vado cauto. Mm? Ok. Andiamo da quest'altra parte. Allora, energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile nei confronti del maschile, o semplicemente energia attuale del femminile a seconda della carta. Energia attuale del femminile. L'imperatrice c'ha il femminile. Ah, ci picchiolina. E beh, quando sei in contatto con lo spirito così, che vuoi che sia? L'imperatrice, energia attuale del femminile. Io vedo il femminile che ha un'energia bellissima, bellissima. L'imperatrice sul femminile mi parla di femminili che si sentono esattamente nel loro potere personale perché sentono tutte le forze che abitano in loro. L'imperatrice mi parlano anche di femminili che mettendosi le mani sul cuore, essendo in contatto con lo spirito, sentono dentro di sé la prosperità, l'abbondanza, la bellezza e non hanno alcun dubbio in merito a questo, perché vedono la vita con gli occhi aperti del cuore, cioè chiusi gli occhi di fuori, aperti gli occhi del cuore, è per questo che si sentono profondamente amate dal divino. Wow! E l'imperatrice nei confronti di se abbiamo una persona a cui stiamo pensando, per esempio, l'imperatrice mi parla di femminili che vogliono stabilità e vogliono costruire con un'altra persona. Sì. Vediamo quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui o i pensieri di lei in questa settimana. 4 di denari anche lei sta pensando, potrebbe pensare a una persona, sta pensando a una persona o sta pensando anche, qua abbiamo il cavaliere di bastoni, qua ci sono dei femminili che tengono molto a una persona, per alcune che stanno pensando proprio che non possono lasciare andare una persona con la quale vogliono costruire, per alcuni. Per altri femminili io vedo che hanno a cuore la loro stabilità personale. La loro stabilità personale è una stabilità che ha a che fare con il desiderio di voler costruire per loro stesse ciò che reputano bello e importante. Vediamo cosa hanno nel cuore i femminili, cosa ha nel cuore lei. La regina di bastoni hanno loro stesse nel cuore. Wow, wow, wow. Questo è proprio, cioè, il femminile qua
Qua ci sono femminili che amano stare con le proprie risorse. La regina di bastoni nel cuore mi parla di femminili che hanno a cuore loro stesse, iniziano ad amarsi incondizionatamente, in tutte le loro peculiarità. Ecco perché poi se scelgono di darsi a qualcuno è una scelta consapevole di condividere la propria interezza e non il bisogno dell'altro per avere una stampella su cui additare le proprie colpe, le proprie ferite. No, no, qua parliamo di femminili potentissimi che porteranno un grande esempio al mondo in questa settimana. Per altri femminili invece, se per esempio ami una donna, sei donna, ami una donna, e qua nel cuore c'è questa donna con la quale tu vuoi costruire perché senti che non puoi lasciarla andare, non, ti piace tantissimo questa donna, anche se sei uomo, ti piace tantissimo questa donna, ti fa battere il cuore e ti fa soprattutto, eh, mm, come si dice, accendere la tua energia kundalinica. Cioè amare questa donna ti permette di amare questa donna, al di là se ci stai o meno, perché quando noi ci piace una persona o amiamo qualcuno è quell'amore che sta lavorando dentro di noi, non è la persona in sé, la persona si fa portavoce di una certa energia che tu devi vivere all'interno. Qua abbiamo femminili, che è possibile, che puoi essere anche un uomo, la cui energia kundalinica, quindi creativa, procreativa, si accende in questa settimana con l'ausilio di una persona che ti piace molto. Oppure se non c'è nessuno, ragazze mie e ragazzi, qua io vedo un'energia femminile potentissima, il cui amore per se stessa la porta a generare grandi creazioni di vita in questa settimana. È una quando ami te stessa, senti il Dio interiore, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9, no? E riportare Dio all'interno di te, dell'uomo, degli organi, della natura, significa avere la vera potenza, il cosiddetto Dio ignoto dei greci, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9. E questo significa sentirsi non solo in equilibrio, quando tu ami te, quindi ami Dio, perché è una tua espressione, hai il potere, regina di bastoni nel cuore, hai il potere di creare una vita di successo, di prosperità, e questo è come sta internamente il femminile in questa settimana. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Vediamo qual è la sfida karmica, il blocco di lei nei confronti di lui o nei confronti dell'altro, la sfida karmica per il femminile. Qual è la sfida o il blocco? Superare una rottura, 3 di spade, superare un dolore. Forse è successo qualcosa tra te e una persona, o è successo qualcosa prima di incontrare una persona nuova che puoi incontrarla in questa settimana, o comunque il 3 di spade mi parla di una chiusura, di un blocco, di qualcosa che è finito tra te e qualcuno, e questo è da superare in questa settimana. Ma io già ti dico, con queste carte, cioè, di che stiamo parlando? Altro che superare, qua fai un saltone. Sì. Ok, abbiamo visto come stanno internamente, no? Andiamo a vedere adesso, nella fattispecie, nella realtà fenomenica, cosa accade per il maschile. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Due di spade, deve prendere una decisione, non sa ancora. Deve prendere una decisione, non sa bene che decisioni prendere. Qua ci sono maschili che vogliono avere un'opportunità, stanno pensando nella sezione dei pensieri di aprirsi emozionalmente, ma non lo fanno ancora per alcune, forse per delle responsabilità o perché sono impegnati o perché non hanno integrato ancora una lezione spirituale. Quindi nelle intenzioni non sanno bene ancora cosa fare. 2 di spade. Vediamo quali sono le azioni che faranno. Ah, la stella. Non lo sanno, ma alla fine si buttano.
La stella mi parla di bellezza, di sanazione, di realizzare un sogno. Nelle intenzioni devono prendere una decisione, non sanno ancora. Alla fine la stella vengono guidati dalla loro stella interiore, che è il loro sé superiore, no? E fanno azioni di bellezza, di realizzare qualcosa, di realizzare un sogno, o anche azioni di romanticismo, la stella anche il romanticismo, l'amore romantico, sono azioni di bellezza le azioni della stella, è totale bellezza, perché è la carta della risoluzione, azioni che mi parlano di risoluzione, di bellezza, di guarigione. Ok, vediamo l'energia finale di lui nei confronti di lei. E il 3 di coppe, sì. Allora, qua io vedo festeggiamenti, celebrazione, riconciliazioni, una bellissima intesa, dei giorni passati insieme, festeggiamento o riconciliazioni, bellissimo. Sono un po' titubanti, forse non lo so perché. Poi vediamo con i miei tarocchi, però alla fine fanno azioni di bellezza, la stella a 3 di coppe. Sono azioni bellissime. Per alcuni maschili ci sono anche il Papa aveva una presa di decisione, no? Una decisione seria, infatti non sapevano ancora, o dei maschili che sono impegnati, però qua c'è una donna o una persona che amano tanto e che per loro la stella, per alcuni maschili. Io vi leggo tutto quello che vedo, poi voi l'applicate. E qua vedo celebrazione, incontri. Fammi vedere questo Papa, per favore. Perché il Papa al blocco? Qual è il blocco del maschile nei confronti del femminile, di lui nei confronti di lei? Il paggio di denari, la proposta. Fargli la proposta, farle la proposta. Forse ci sono responsabilità di lavoro che hanno un po', possono inficiare un po' in questa settimana, ma vedo che si risolvono con la stella e 3 di coppe. Responsabilità di lavoro al blocco. Oppure prende una decisione importante di chiederle di uscire o di fare delle cose insieme importanti, però vedo che poi si fanno, quindi vengono risolte, ok. Vediamo da quest'altra parte. Allora, vediamo quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui, quali sono le intenzioni, quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui, o le intenzioni del femminile. Le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana. 5 di bastoni, ha intenzione di litigare. Mia nonna diceva l'amore non è bello se non è litigarello, magari ci sta. 5 di bastoni. E ha intenzione di... non lo so, è possibile che ha intenzione di litigare, o di mettere i puntini sulle i, su alcune cose. La morte. Scusa, quali sono le intenzioni? 5 di bastoni e poi? Ah, 3 di coppe. Ha intenzione di litigare per fare pace. Guarda, o ci sono state delle incomprensioni dovute a un dramma che lei doveva superare, o una chiusura che lei doveva superare, o con una persona, con questa persona o con un'altra persona. Fatto sta che qua ci sono delle incomprensioni, 5 di bastoni, che poi vengono risolte, 3 di coppe, e qua abbiamo anche il 3 di coppe, poi si parlano tra di loro, no? Quindi o vuole litigare, oppure vuole, come per dire, vediamo se trovo le parole giuste, usare un pretesto per metterlo alla prova, visto che è molto potente lei qui. Quindi un pretesto per metterlo alla prova, anche una cosa un po'... come ve lo posso spiegare? Sapete quando metti alla prova qualcuno, gli dici qualcosa, lo metti alla prova, sai che potresti litigare ma poi puoi fare pace. Ecco, quella cosa lì. Mi spiego? Sì, perché poi ha intenzione di 3 di coppe, di fare pace. Oppure qua c'è intenzione proprio di mettere in chiaro alcune cose rispetto magari ad alcune persone del loro intorno, a fare chiarezza su alcune persone del loro intorno e quindi a farsi dare spiegazioni rispetto al loro intorno, amici, familiari, parenti. Va bene, vediamo un po' quali sono le azioni. Queste sono le intenzioni. Vediamo le azioni. Quali sono le azioni che lei farà nei confronti di lui? 2 di bastoni. Non fa nessuna azione in particolare, sta pensando perché secondo me a livello intuitivo, cioè
ha delle intenzioni che vorrebbe litigare per fare pace o chiedere spiegazioni rispetto ad altre persone o chiedere spiegazioni rispetto a qualcosa o risolvere delle questioni di tensione tra che ci sono o risolvere delle questioni di tensioni sue interne di cui lui si può fare portavoce. Il due di bastoni mi parla della possibilità di pensare, nelle azioni lei pensa, non fa niente di quello che vede qua, capito? Cioè non fa nulla di quello che sta pensando a livello di intenzioni. E il due di bastoni mi parla di un che sta pensando cosa fare. Sì, prendere delle giuste decisioni nei confronti dell'altro fuori da sé, di una persona. Mm. Perché lei è molto presa dal proprio amor proprio, no? Sì. Vediamo qual è l'energia finale di lei. Il matto. Il matto mi parla di una lei che si dice in spagnolo nuovo rumbo. L'energia finale di lei, il matto, mi parla di lei che si lascia fluire agli eventi della vita, vive giorno per giorno, non si fa troppi programmi, si lancia in una nuova tappa della sua vita che può essere con una persona o senza una persona. Fatto sta che nei confronti dell'altro non fa niente, pensa prima di fare un'azione. L'energia finale è il matto, ma sì, vado dove mi porta il mio cuore, dove mi porta il mio istinto. Vediamo perché il matto. Tre di bastoni, un'apertura di cammino. C'è qua, un'apertura di cammino. Da che c'è un po' di tensione nelle intenzioni di lei nei confronti dell'altro, no? Fuori da sé, che sia un uomo o una donna. Vedo che alla fine dice: io mi affido agli eventi, come ci insegna il matto, no? Mi affido agli eventi, non voglio pensare a nulla, amo il mio Dio interiore che mi fa proiettare determinati eventi, mi affido, e questo affidarsi determina un tre di bastoni. C'è un'apertura di cammino verso il nuovo. Qua abbiamo una ragazza che è entusiasta di guardare verso il futuro, no? E quindi mi affido e vediamo cosa il futuro è in serbo per me, senza farmi troppe, scusate il termine, pippe mentali. Ecco, questo è il senso. Ok, adesso ragazze mie e ragazzi ci facciamo tutte le specifiche, ma prima, sì, mi mangio il biscottino, ma devo prendermi pure un po' di propoli, arrivo subito, eh. Allora, ragazze mie e ragazzi, fatto le mie pratiche, propoli, biscottini vari, allora iniziamo a farci tutte le specifiche. Vediamo. Allora, vediamo energia attuale di lui con l'asso di bastoni nei confronti di lei, energia attuale di lui nei confronti di lei, energia attuale di lui. Ma qua c'è una carta di un altro mazzo, due carte, che carte sono? Ah, giustizia 10 di coppe. Questo lo devo utilizzare per le lei, quest'altro, ok. Allora, vediamo. Energia attuale di lui, energia attuale di lui con l'asso di bastoni. Eh beh sì, l'asso di bastoni, asso di bastoni, due volte ripetuto, c'è proprio, beh, allora qua ci sono maschili molto attratti da alcuni femminili, che può essere anche uomo, io ribaltate i concetti ragazzi miei, sapete, se no mi perdo, ok. Allora, asso di bastoni, più chiaro di questo? Lo capite che c'ho il bastone? Nel senso, appunto. Allora, è asso di bastoni. Ci sono maschili che vogliono opportunità con i femminili, opportunità, una nuova opportunità, soprattutto passionale e romantica, passionale e romantica, quindi sessuale, passionale, romantica, perché c'è il re di coppe, c'è la stella, che l'amore romantico, anche la stella, sì, chiaro proprio. Vediamo i pensieri di lui con il re di coppe. No, un'altra ce n'è. Ma perché io quando le mischio, che carta è questa? È 8 di spade, appunto. Allora, i pensieri di lui con il re di coppe. I pensieri di lui con il re di coppe, cosa sta pensando? Il matto, sì, di lanciarsi a esprimere ciò che sente. Di lanciarsi, esprimere ciò che sente, a non trattenere ciò che sente, a dire quello che sente a livello di cuore,
di voltare pagina su qualcosa, di lanciarsi, esprimere i propri sentimenti, molto chiare. Quel 4 di denari voglio capire bene. Cosa ha nel cuore lui? Cosa ha nel cuore lui? Ah, il 3 di denari. Allora, qua ci sono molti lui che non possono lasciare andare una persona e nel cuore hanno la voglia di costruzione. Il 4 è proprio la costruzione anche, no? E il 3 di denari è la costruzione, cioè il collaborare, venirsi incontro. Assolutamente sì. E voglio capire bene questo Papa con il paggio di denari. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei, nei confronti della situazione? Il 5 di denari, questioni economiche sono, o qualcosa non è andato bene con una vecchia relazione sua che magari era sposato, aveva una convivenza e quindi si sta riprendendo un po' da questa situazione. Oppure sono problemi di natura economica. Oppure un po' di scarsità. O il sentirsi magari, o magari ci prova e c'è un po' di paura che però viene superata, l'abbiamo visto, ad avere un rifiuto, va bene? Ecco il coyote, sono tutte queste paure che gli vengono messe davanti affinché lui si possa superare guidato dalla stella. Vediamo le intenzioni con il 2 di spade. Le intenzioni con il 2 di spade. Le intenzioni di lui quali sono? Il giudizio, di chiamare, di risorgere, di non farsi prendere dalla mente, di non essere in dubbio, tant'è che nella mente vuole lanciarsi, no? Il giudizio mi parla della risurrezione, di chiamare, di avere una rinascita, di farsi vivo, di apparire. Sì, chiaro, ok, mettiamole qua, così. Vediamo le azioni che farà con la stella. Quali sono le azioni di lui nei confronti di lei che farà con la stella? 4 di spade. Il 4 di spade. Allora, non lo fa, cioè ci pensa e lo fa subito dopo che ci pensa. Cioè non lo fa subito, si trattiene un po' perché ci sono queste situazioni qua, una lezione spirituale da integrare secondo me ha a che fare con la mancanza, con la penuria, con che può essere anche altre responsabilità di natura lavorativa, economica. Fammi vedere, che azioni farà nei confronti di lei con la stella? L'asso di coppe, infatti. Cioè, lo vedo un po' così, no? Alla fine il cuore gli batte, la mente si esprime, vuole questa opportunità. Ci pensa perché il 4 di spade è anche il dover prendere una decisione, no? Sto riflettendo per prendere una decisione, voglio apparire, riapparire, voglio rilanciare e poi lo faccio, l'asso di coppe. Per alcuni maschili non è andata bene una convivenza, un matrimonio, qualcosa e quindi stanno nel loro recente passato e quindi hanno un po' di titubanza a lanciarsi con qualcuno di nuovo, asso di coppe, un asso assido, oltre gli assi sono gli inizi, il matto, gli inizi, sì, poi lo fanno, il 3 di coppe, magari la invitano con un gruppo di amici, non lo so, è possibile anche questo, dipende dai casi. Energia finale di lui, col 3 di coppe. E il Papa alla fine incarna la lezione spirituale e prende la decisione di farle un discorso molto serio. Allora, qua ci sono maschili a cui ci sono dei femminili, o comunque i maschili sono molto attratti sia a livello fisico che a livello romantico da una persona. È come se la lezione spirituale fosse sentirsi all'altezza di questa situazione, no? Magari può essere che non mi sento all'altezza a livello economico, a livello finanziario, a livello il Papa, i denari qui, oppure sto elaborando
una transizione, sto venendo già da una relazione fallita e quindi tutte queste cose hanno a che fare poi con un lancio, questo coyote qui, no? Queste prove, con un lancio che poi fa 3 di coppe il Papa. Il Papa mi parla di una persona che ha le idee chiare, sa cosa vuole, ha un certo credo e ha voglia di celebrare insieme, di stare bene insieme. Mi lancio, però con un certo spessore. Ok, non vado più a quei pensieri che mi stanno girando nella testa, penuria, mancanza, eccetera, e mi lancio. Ok, vediamo da questa parte. Allora, vediamo energia attuale del femminile con l'imperatrice. Energia attuale di lei con l'imperatrice. La regina di denari, molto concentrata su ciò che per lei è importante, sulla sua stabilità, sulla sua casa, i suoi figli o sul suo lavoro, il suo denaro, nel farlo crescere, cioè nel far crescere tutto ciò e prendersi cura nel far crescere la propria stabilità. Ok? È una persona molto calma, ricettiva, paziente per le sue cose. Ha un'energia di calma nei confronti dell'altro fuori da sé perché è molto incentrata su di sé. Vediamo i pensieri di lei con il 4 di denari. Paggio di spade, osserva una persona da lontano, osserva una persona da lontano oppure osserva il mondo circostante. Vediamo cosa ha nel cuore lei, regina di bastoni. Il mondo ha deciso che lei è la sua priorità. Bellissimo. Il matto, vedi? Ha deciso che lei è la sua priorità, qualsiasi cosa accada con l'altro, lei è la sua priorità. E il suo mondo, il mondo, no? Il mondo interiore nel cuore, il suo mondo interiore è guidato dall'essenza della sua bellezza interiore e si fa guidare da quello. Sì. Non c'è più dipendenza qua, ma sono già settimane che escono energie femminili così, eh? Bellissimo. 3 di spade, qual è il blocco di lei? Il 2 di spade. Siccome qua c'è una ferita più vecchia, una ferita antica, una rottura con qualcuno, un po' di indecisione c'è al blocco. È relativa comunque, un po' di indecisione nei confronti dell'altro, ma è relativo. Vediamo quali sono le intenzioni di lei. 5 di bastoni, 3 di coppe. Le intenzioni di lei nei confronti dell'altro fuori da sé. La ruota e la fortuna, di fare un cambio. Di che natura è questo cambio? Asso di spade, di prendere delle giuste decisioni riguardanti quello che lei sta vibrando all'interno, di parlare anche con un lui, di chiarire qualcosa o di ritrovare armonia o di avere chiarezza con qualcuno in questa settimana, di fare un cambio, di portare chiarezza con qualcuno. Vediamo quali sono le azioni che lei farà. 2 di bastoni, il diavolo, il matto. Quali sono le azioni che lei farà? 2 di bastoni, il papa. Ah, ci picchia. Per alcune di lei ci sono delle opzioni qua e stanno pensando 2 persone. Qua c'è un 2 di bastoni che mi parla di anche una dualità e stanno pensando cosa fare rispetto a 2 persone, un papa e un diavolo. Oppure può essere la stessa persona, stanno pensando cosa fare rispetto a una persona che le attrae molto, il diavolo, e verso la quale vogliono fare un discorso importante. Il Papa lo abbiamo 2 volte anche qui. Stanno pensando di avere le idee chiare, di avere le idee chiare rispetto a una persona o a 2 persone. Quindi pensano prima di agire. 7 di bastoni, alcuni di loro mettono un limite a uno e aprono una porta a un'altra persona, oppure stanno pensando a cosa fare rispetto a una persona con la quale ci sono delle difficoltà o limiti. Stanno pensando, però nelle azioni c'è il pensiero. Questo può darsi anche che loro potrebbero anche fare delle azioni che riguardano fare discorsi seri a una persona con la consapevolezza che sono loro stesse la loro priorità, e quindi anche mettere dei limiti a qualcuno con la consapevolezza che sono loro le loro priorità.
Vediamo l'energia finale di lei nei confronti di lui, il matto, 3 di bastoni. Alcuni di loro si aprono proprio al nuovo qua. Il nuovo ha a che fare con l'amore per loro stesse che poi attira a loro delle persone sulla stessa frequenza. Il matto, 3 di bastoni, il 3 di denari. Molti di loro si riversano la loro energia bellissima e creativa nel loro lavoro e nelle loro attività. Invece per altre si apre la possibilità di lanciarsi alla costruzione con qualcuno che le parlerà in modo molto serio. Vedi 3 di denari, 3 di spade, qua si parla anche di eventuali approcci di triangolazione, si mettono in chiaro delle cose. Però si apre a nuovo. Fammi vedere l'energia finale di lei nei confronti di lui, 3 di denari e poi... infatti 3 di spade di nuovo. Non più per alcune di loro il concetto del tradimento, di triangolazioni. Vediamo un'altra. È il 7 di bastoni. Molti di loro, molte femminili mettono limiti a qualcuno con il quale c'è stato tradimento, situazioni che per loro non supportano più, va bene? Mettono limiti a questa situazione qui e si aprono al nuovo. Il matto, 3 di bastoni, aspettando qualcun altro. Altre invece le vedo mettere limiti a qualcuno e aprirsi al nuovo, magari lo conoscono in un gruppo di amici o è un amico fino a questo momento. Diverse sono le cose, però il fulcro fondamentale dei femminili è che sono l'amore con Dio, che è espressione di loro stessa, e quindi questo le spinge a prendere delle decisioni in merito a chiudere delle relazioni o delle situazioni di natura egoica, il diavolo, perché hanno appreso la lezione spirituale, il Papa, ossia vedere tutto come un'immagine, proiezione di se stesse e come un'immagine della loro anima. Ecco perché chiudono gli occhi fuori e aprono gli occhi dentro. Guardando con gli occhi che guardano da dentro, prendono decisioni inerenti a chiudere un karma, a fermare i venti del karma, come con la consapevolezza. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po' i miei oracoli, lui lei, che non lasciano spazio al dubbio, cosa ci racconteranno. Per tutte le ragazze nuove li trovate sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo quali sono le parole esatte che lui dirà a lei in questa settimana. Questo re di coppe, questo papa. Ho sempre avuto paura delle mie emozioni, ho sempre indossato una corazza per proteggermi. Poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. E infatti qua abbiamo dei maschili che trattengono un po' le emozioni, no? Però stanno pensando di aprirsi, di dirlo rispetto a una lei che gli ha denudato l'anima. E poi lo faranno, ok. Vediamo cos'altro. Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. E questo è ciò che li porta a lanciarsi, non riesce più a immaginare la sua vita senza di te. Cos'altro? Perdonami, ti prego, perdonami. Qua ci sono riconciliazioni, eh? Perdonami, ti prego, perdonami rispetto a qualcosa che è successo o che può accadere in questa settimana, ma credo che sia già successo. Magari non poteva dare stabilità, non poteva dare serietà, sì. E qua ci sono delle lei che danno un po' da filo da torcere, diciamo. Però sono animate dalla loro profondità qua, eh. Io ragazzi devo fare una cosa, da appena ho visto quel Papa al blocco, siccome è l'integrazione di una lezione spirituale, devo approfondire, per forza. Devo approfondire questo Papa qua, il blocco di lui nei confronti di lei. Mo' ci metto i Sefirion, ti sistemo io col bisturi giusto. Allora, ci mettiamo questo, anzi ce le mettiamo tutte, dai ragazzi, ok. Sono 6, sì. Allora, qual è il karma relativo a questo coyote che si manifesta con il Papa qui? L'integrazione della lezione spirituale che ha il blocco, la capacità di unire i due mondi, è il Papa, no? Visibile e invisibile, quello che accade da quello che la tua anima ha preparato, che non ti vedi arrivare. Questo coyote qui, che proprio è questa sfida.
A quale carta dei Sephiroth corrisponde? Vediamo qual è la sfida karmica per il maschile in questa settimana. Qual è la sfida karmica per il maschile in questa settimana? Qual è la sfida karmica per il maschile in questa settimana? Con quel papa e il coyote, Gli Angelion è una qualità da integrare o qualcosa. Non c'è karma negativo però, più di tanto. Non è uscito il regno gregorico, non è la vittima. E non mi sarebbe uscito il camaleonte, capito? La capacità di navigare a più livelli di coscienza. Vediamo l'Angelion che ci dice. Vediamo qual è questo karma, questa qualità. Cos'è che deve superare in questa settimana? Che poi alla fine vediamo che lo fa perché c'è la stella, no? Che è la sanazione del karma. Vediamo. Qual è il karma in questa settimana del coyote e del papa? Il guardiano del tempo, richiamo, appuntamento importante. Il paggio di denari è qua, spiegazione che avevamo messo. È tempo che venga integrata la necessità di comprendere che tutto ciò che accade fuori è tempo, il guardiano del tempo è un po' Saturno, questo è il karma proprio, no? È un po' è la necessità di integrare la consapevolezza che ciò che accade fuori, quello che tu percepisci come negativo o come ostacolo da superare, è una proiezione della tua anima, che la tua anima non è la tua anima intesa in modo individuale, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9. La tua anima e l'anima del mondo siete la stessa cosa. Cioè, voi dovete immaginare questa cosa, faccio un disegnino. Aspetta, Mo' le penne dove stanno ogni volta? Me le sposto da sola, non so dove... Aspettate un attimo. Allora, dovete immaginarvi questo. Questa è l'anima del mondo. Facciamo un cerchio così. Questa è l'anima del mondo. La tua anima, la mia anima, l'anima sua, l'anima degli... L'anima, la tua anima non esiste. La tua anima è un concetto illusorio della mente separativa dell'io. La tua anima è questa, l'anima sua è questa, l'anima di lei è questa, l'anima dell'altro è questa, l'anima di questo è questa, cioè tutte le anime sono contenute all'interno della grande anima del mondo, ok? Cioè, queste sono tutte le anime che fanno un'esperienza individuale in un corpo, che sono contenute all'interno della grande anima, chiamata anche dagli sciamani la grande madre. Quindi noi siamo figli di questa grande anima. Tutto ciò che ti accade è l'anima del mondo che lo immagina. Va bene? E ogni singola anima, tutto quello che proietta la grande anima, per ogni singola anima è una lezione spirituale. Non sei tu in qualità di soggetto distinto e separato che proietti le immagini che vivi. Le proietta la grande anima, poi attraverso di te si manifestano quelle che ti servono per farti superare te stessa o te stesso. Quindi non vedrà il mondo, quindi il senso è avere la consapevolezza di non vedere il mondo, ciò che succede nel mondo come distinto e separato da te. Questo è l'appuntamento importante, questo richiamo, questo ti dice il coyote. E nella fattispecie abbiamo il Papa che è l'integrazione di questa consapevolezza, il paggio di denari al blocco che è proprio l'appuntamento, il chiedere, l'invito, l'uscita, no? E quindi il superamento di questo, comprendere
che tutte le lezioni spirituali, quello che vedi durante la giornata, la quotidianità, sono volute dalla tua anima, che non è la tua anima in senso tu, è l'anima del mondo attraverso di te che si esprime in tal senso, per quello che devi evolvere. E poi chiedere questo appuntamento, fare questo lancio, lanciarsi in questo. Ok. Ok. Da questa parte la vedo bene lei, però sono curiosa di fare quest'altra cosa di qua. Voglio mettercele sempre tutte, che qua c'è un 3 di spade e 2 di spade, però c'è un grande supporto animico qua che viene superata questa cosa, quindi voglio vedere, le metto tutte, dai. Per il femminile, qual è la lezione karmica a cui adempirà il femminile? Diciamolo in questo modo. Eccola. La dimensione astrale, pensieri ed emozioni, le emozioni, profondamente in contatto con le proprie emozioni. Fammi mettere la carta sulla dimensione astrale. Che tipo di emozioni quindi proverà lei che vengono integrate con l'amore, con il Dio interiore. Allora, dimensione astrale. Qual è la carta della dimensione astrale per il femminile? Gli spiriti intelligenti, è chiaro, lei vedrà tutto come una forza divina. Conciliazione interiore, pacifica la tua anima nell'amore. Tutte le emozioni che lei vivrà saranno consapevolizzate quale espressione del Dio amore, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9, ma anche nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, tutta la verità. Cioè, questo è praticamente la chiusura su... è quello che ti ho detto all'inizio, no? Lei si ama visceralmente, ha un'unione erotica profonda e quindi procreativa con il suo sposo celeste. Di conseguenza, amandosi così tanto, vede in ogni emozione che vive la manifestazione di amore in qualità di amore sposo celeste, perché chiude gli occhi che guardano fuori, apre gli occhi che guardano dentro. E quindi avverrà per lei la pacificazione della sua anima nell'amore, cioè si dà alle proprie emozioni, questo le dà la forza. Qualsiasi tipo di emozione sia, come vi ho spiegato nel video, ripeto, Magia Pratica 9, che abbiamo le due facce della divinità, la forma adirata e la forma pacifica, che i veri buddisti la chiamano la peaceful form e angry form, forma pacifica, forma adirata, no? Per anche integrare la rabbia, come vi ho spiegato in quel video. E quindi te l'ho detto che stava già alta lei, ok? Ok, vediamo un po', ci mettiamo queste per ultime. Vediamo un po' che ci dicono gli oracoli del cuore, li mettiamo da un po', vediamo. Vediamo lui nei confronti di lei. Ritirarsi. Qua ci sono dei lui che si sono ritirati e adesso lui si vuole ritirare con lei. Così dicono le carte. E si ritira anche per prendere decisioni, lei nei confronti di lui. Flirt. E infatti qua te l'ho detto, che c'è o un nuovo flirt, qualcosa di nuovo, o c'è un'energia gioiosa, erotica tra lei e qualcuno. Ma soprattutto questo qualcuno, prima di essere una persona, lei fa l'amore con il Dio. Vediamo la carta al centro. Alchimia, c'è molta alchimia tra maschile e femminile in questa settimana. Ok, ragazze mie e ragazzi, io ne metto un'ultima per concludere tutto e ci mettiamo queste. Qual è la dea a cui i nostri grandi archetipi maschile e femminile
si deve rifare in questa settimana? Qual è la dea per conseguire l'adempimento animico e la perfetta integrazione della coniuzio oppositorum maschile e femminile? I segreti, covare dentro, ma non covare in senso negativo, la dea Nix, ragazze mie, vi ricordate? Vi ho fatto la favola di potere, quindi abbiamo un compito in questa settimana, la dea Nix. La dea Nix, favola di potere, dovrebbe uscire qua sopra mentre lo sto dicendo. Se mi dimentico di metterlo mentre esce qua sopra, nella mia playlist l'arte sciamanica c'è questo video bellissimo che è la favola di potere della dea Nix. Cosa ti dice la dea Nix fondamentalmente? Che ti devi dare a ciò che accade, non avere l'ardire di controllare gli eventi, perché nella legge naturale tutto è poesia ed è perfetto, ma ve la racconto in modo più bello là sopra. Sapete, le favole di potere sono le favole sciamaniche. Le favole di potere perché sono chiamate così? Perché hanno il potere di cambiare la tua frequenza mentre li ascolti e quindi di cambiare anche l'approccio alla vita istantaneamente. Quindi, per tutte voi che non l'avete ancora vista, la favola di potere della dea Nix sul canale, i segreti. Cosa vuol dire? È il mistero della fede. Mistero della fede. Ma la favola di potere della dea Nix vi consiglio di rivederla per chi non l'avesse, per chi l'avesse già vista, perché aprirà uno spiraglio di consapevolezza meraviglioso. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua!